Ciao a tutti ed eccoci di nuovo su Tango Social Live. Io sono Chiara E io sono Andrea e oggi vedremo un pochino di mettere insieme tutti gli elementi fatti fino adesso. Quindi, se non avete ancora visto gli altri nostri video, vi invitiamo a guardarli di modo che possiate capire, insomma, la figura che vi proponiamo oggi. quindi mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale, ricordatevi anche di cliccare sulla campanellina per ovviamente rimanere aggiornati su tutti i video e già che ci siete, arrivate nella playlist Tango Social Live e Tango Tips e troverete tutti i precedenti video. Partiamo. Partiamo, Vai. vai. Allora, partiremo dal passo 3 della salita basica, quindi sarà proiezione, vado al passo. Da qui creo un cambio di direzione e io rimango sempre col peso sulla gamba destra, quindi mi è servito per fare un mezzo giro. A questo punto entro in una salita del 40, creando quindi la proiezione. Se non vi ricordate, nel precedente video c'è la spiegazione di questo passaggio. L'accompagno al passo e continuiamo accompagnandola al 5. Da qui il nostro primo video faceva la spiegazione di questo movimento che porterà alla fine di questa figura. Anche qui varrà 8 tempi la sequenza e quindi sarà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vediamolo anche dall'altro lato? Certo. Quindi accompagno la dama al giro, mantengo il peso sulla destra, prendo un pochettino la direzione e sentendomi comodo sempre sulla gamba destra. Vado indietro, cammino ancora, creo la proiezione, da qui siamo nel sistema incrociato, appoggio lei con me, arrivo al 5 e creo un po' di profondità per creare il volume per la sua gamba. Questi bei fili. Intanto vi ricordo, scrivete nei commenti se si sente bene, se ci sono dei consigli che ci volete lasciare, positivi, negativi, non ci interessa. L'importante Positivi, è che, dai. esatto, speriamo Positivi. quello. Adesso andiamo nel dettaglio, perché comunque se qualcuno si è perso i video precedenti oppure volete spiegazioni in più su questi passaggi, adesso ve li forniremo. Partiamo quindi dal 3 della salita basica. L'uomo però deve dare l'impulso alla dama per fare un controtempo, quindi ci deve essere un po' di energia. Io ovviamente per uscire già al passo 3 che è fuori dama, o arrivo da un'apertura, quindi mi metto magari in un'apertura creando un po' di dissociazione per avere già lo spazio, oppure a piedi uniti devo tenere conto un pochettino che la mia parte sinistra sia leggermente un po' più verso l'esterno in modo tale da permettermi facilmente l'uscita della gamba. Quindi da questo punto creo, come diceva Chiara, con un po' di energia l'impulso che di fatto nel mentre che lei va a intuire che ci sarà un giro, servirà anche a me per creare la giusta dissociazione per avere comodità nell'azione di pivot della gamba destra. Poi vado al passo, lineare. Questo è molto importante, l'abbiamo anche già spiegato nell'altro video, di solo accompagnare lei con un po' di rotazione del busto e poi ruoto anche il mio piede destro per mettermi comodo nella nuova linea. Nel passo successivo appoggeremo insieme, quindi appoggio io di sinistra e appoggio anche lui di sinistra. Mi manda all'incrocio perché siamo nel sistema cruzado e da qua, come abbiamo spiegato nel primo video, mette la sua gamba sinistra vicino alla mia sinistra, mi marca un po' di sospensione e un passo indietro. Creo un po' l'effetto di accompagnarla al passo, ma poi in realtà la mia rotazione superiore e il richiamo fa sì che la sua gamba possa fare l'adorno. E quindi sulla base della distanza che l'uomo mi marca e sulla base dell'altezza io potrò fare un piccolo planeo, oppure se mi dà più profondità posso andare anche più in basso. Ovviamente c'è da ricordare che il suo centro che si allontana deve essere anche insieme al mio che si allontana per creare la giusta comodità e il giusto effetto, altrimenti il rischio è che nell'accompagnare lei il mio peso cada verso di lei, quindi le porti il cambio di peso, quindi la devo un pochettino sostenere e aspettare andando un pochettino nella direzione opposta per agevolare anche per lei la libertà del suo bacino che svilupperà il suo effetto con la gamba libera.
Innanzitutto vi vogliamo ringraziare perché nelle ultime settimane siete aumentati tantissimo, quindi davvero grazie per il veramente. vostro supporto e quindi immaginiamo che i nostri video vi piacciono. Anche perché è uno stimolo, se non c'è nessuno che ci guarda, giustamente non abbiamo neanche l'interesse, invece siamo molto contenti di vedere che ci... Un feedback positivo. Esatto, assolutamente. Quindi se avete sempre bisogno noi rimaniamo disponibili in privato ovviamente e noi continueremo con i nostri video come stiamo facendo ormai da quasi un mese. Ok, un saluto al prossimo video. Ciao. Ciao.